Allora, 7 meno 5, siamo in cammino. Il cielo, buongiorno, dai, due in cammino. Oggi una delle tappe più toste, non che quella di ieri forse, no, no, forse un po' meno tosta, no, questa è meno tosta perché sono 28 km da Espina a Borres. Solo 500 metri di salita oggi, per cui un po' riposiamo. Però arriviamo in un posto dove ci sono solo due alberghi e le mucche. Non ci sono negozi, no tienda, nessun tipo di negozio, ci sono solo due vending machine in un gabbiotto a quanto pare. Va bene, il cielo è terso, per cui zitti zitti, forse oggi non serve il poncio. Non ci provare. Va bene, camminiamo e poi voi continuate a guardare il video e vedrete se tornerà Cappuccetto Rosso. No, basta. Basta, Cappuccetto Rosso. Muovo, non notano che sono qui, eh? Ciao, ciao vacca. Vacca. Capilla del Cristo degli afflitti, degli afflitti, dei sofferenti. Grosso bella meridiana, tutta rifinita a pietra, a secco. Questa è una sistemata di recente però. Oh, finalmente un panorama senza troppe nuvole. Ciao! Ma come siamo carini, eh? Lì vicini a mangiare. Eh? Questa è la luce migliore, quel momento d'oro, no? Subito dopo l'albeggiare, il sole è appena spuntato dietro una collina. Siamo in alto, su questo bel sentierino panoramico. Guarda che bello. Ma oggi sì che è un piacere camminare. C'è la nebbia a fondovalle, in fondo. Ma che bello, una pace. Sotto, sì, ho qualche macchina ogni tanto, ma la gente non si è ancora svegliata. Cosa ne pensate dello zaino di Giulia? Chicchetto. È un po' gonfio, ma è molto leggero, eh? Vero che è leggero? Ok, siamo a circa 9 km da Tineo, dove tanti fanno tappa, ma noi proseguiremo fino a Borres. Vedete, un esempio tipico sul Cammino di Santiago, area ristoro con pellegrini, con la vending machine, acqua potabile. Capite che un cammino con le vending machine in mezzo al nulla è un cammino super attrezzato. Noi abbiamo trovato una vending machine solo una volta in 22 cammini italiani, solo a Postumia, ma non messa lì per un cammino, ma era perché serviva un paesino dove non c'era niente. A quanto pare era arroccato su una collina e poi la gente disperata la rifornivano così o con l'elicottero. Il mulino di Bedures che macinava la farina per la gente qua del posto. Ecco, l'area di sosta di cui parlavo prima che c'era sul cartello, qui lattine, merendine, c'è anche l'acqua, c'è anche il San Giacomo, Pellegrino e l'acqua potabile. Siamo nella chiesa del Pedregal, che è molto carina, è piccolina, anche qui va forte gli altari in legno scolpito, si vede che non avevano accesso a pittori di fama, e c'è il seglio, e ci sono anche i mandarini, no, prugne. Le prugnette. Prugne, gratis per i camminatori, noi comunque lasceremo l'offerta. Guardate che bella strada, ha tutta l'ombra, questa anche sarà fatta di pomeriggio, col sole, si sta al fresco. Anzi fa quasi freschino adesso, però è perfetta per camminare. Eccoci giunti a un punto particolare del Cammino di Santiago, il passo dell'Osteria Bruciata anche sul Cammino di Santiago, perché qui una volta c'era una pulperia di malaffare dove venivano i briganti a mangiare e l'oste gli tagliava la gola. Cosa stai dicendo? No? No, guarda, si vede che te la colazione ancora non l'hai fatta. Andiamo, va. Andiamo.
la cappella di San Rocco da Montpellier, che è stato anche lui pellegrino. Siamo a Tineo, Tineu. È il pellegrino che funge anche da meridiano. E ora scendiamo giù a Tineo per fare scorta al supermercato, perché a Borres non c'è assolutamente nulla. Con queste architetture, metà tra l'inglese e il coloniale spagnolo, non si capisce bene, andiamo a fare la spesa. Tineo, che come città non è granché, diciamo, però il panorama non è male. Ecco, se vi aspettate le città che incontrate sulla Francigena o sulla via di Francesco, proprio qua vi va buca. Meglio sul francese per quello, tante grandi città. Siamo a circa 700 metri di altezza e mentre il sentiero prosegue così, è molto ombreggiato, è fresco, è quasi mezzogiorno e a tratti abbiamo freddo quasi, perfetto per una perfetta giornata di cammino. Qui non vorrei sbagliarmi, ma adesso il resto della tappa sarà su questa strada in mezzo al verde, perché adesso attraversiamo tanti piccolissimi paesini. E qui c'è una variazione, il cammino di Obogna, che tra l'altro accorcia anche il cammino di Santiago se lo fai, però siccome non abbiamo fretta noi si rimane su Santiago. Guarda le pale eoliche come girano, e tutti altri pellegrini sono chiesti se fosse possibile vedere il mare, se qua fosse il mare, ma probabilmente no, quelle sono nuvole, però in una giornata senza nuvole chi lo sa. Però adesso stiamo addentrando verso l'interno, per cui ci stiamo allontanando dalla costa. A Oviedo eravamo a circa 30 km dal mare e qui siamo un pochino più lontani, difficile vederlo, però siamo in alto. Mancano 70 metri di salita spalmati su 10 km, per cui possiamo anche pranzare perché poi non ci saranno particolari strappi da affrontare. Il fiero pasto pellegrino, la pizzetta, i 4 quesos e l'uva. Ma tu hai mangiato la pizza però? Io l'ho mangiata la pizza, sì. Poteva andare peggio, poteva essere la Cassia. È poco trafficata e c'è il senterino a parte, va. Spero che non sia così fino all'arrivo, perché cavolo, sono 9 km così. No, dai, speriamo di no. No, per un po' dobbiamo abbandonare la strada, mi pare. Ho lasciato la strada e siamo qua nel bosco adesso. Molto meglio, speriamo duri. Spero che la parte finale della tappa non sia tutto così, perché siamo ancora più di 5 km a Borres. E se qui siamo sulla strada, sulla carretera. Siamo ancora su asfalto, ogni tanto c'è un po' d'ombra, ma tendenzialmente al sole. Fortuna che non fa poi così caldo. E mancano circa 4 km e mezzo a Borres. Adesso 1 chilometro di qualcosa siamo a Campiello e poi Borres, che è la fine tappa odierna. Per quanto volete Cammino di Santiago, però non venitemi a dire che non c'è asfalto, è sempre lamentabile l'asfalto in Italia. Qui nelle prime 3 tappe di asfalto ne hanno fatto sfare. Sì, sono alto, sono strade tranquille, però Campiello, la città del famoso premio, o no? È un'altra Campiello. Da qui mi segna più o meno 3 km e 2 a Borres e sarà ancora da arrivare, che insomma sto sole sull'asfalto un po' rotto le scatole.
Via Borres, con lì arancione con la facciata parzialmente in pietra, dovrebbe essere l'alberghe che abbiamo prenotato. È un casino qui con gli alberghi, in questa zona per far passare la ruta dell'ospitale. Poi vi spiegheremo meglio nell'apposito video delle accoglienze. Ecco qua, siamo arrivati ed è aperto, meno male, ci hanno fatto tenere il peggio. Sui cammini è molto importante mangiare la verdura per una certa regolarità intestinale. Noi da tanto che ci mancava abbiamo preso la zuppa, e però qui si tratta di passare dalla regolarità intestinale a dover visitare un cespuglio sì, un cespuglio no mentre si cammina, perché guarda quanta zuppa è. Ma ce la faremo a finirla? Vediamo. Se avete visto nel video del nostro zaino sapete che abbiamo portato il nastro kinesiologico. Speravamo di non usarlo, invece l'abbiamo già usato. Sul polpaccio di Giulia, terza tappa, e sulle mie scarpe, perché le Merrell hanno un problema di durata, questi meno di, diciamo, intorno ai 600-650 km e si stanno lasciando andare. Purtroppo spero così di riuscire ad arrivare fino alla fine del cammino, speriamo bene. Dai, nastro kinesiologico, dai!